quando eri qua con Big Splash, avevamo parlato ovviamente un po' di Suspiria e tu mi avevi detto cosa vedevi tu in film di Dario Argento e in effetti poi è stato il film, era quella roba lì. Allora ti chiedo adesso, ma tu che vedi in Scarface, in quello di De Palma? Beh, però scusa, tu perché devi decidere cosa vedo io in quello di De Palma? Perché è quello che mi incuriosisce, Ok. più di quello che vedi in quello di Hawks. Allora, il film di Brian De Palma è un film che mi ha segnato, quindi è un film importante del mio immaginario. Però la verità è che a me interessa il personaggio di Tony Montana come sintomo del sogno americano. E credo che, visto che per esempio ogni Scarface appartenga a un'epoca a 50 anni di distanza dall'altro, il mio pure, 40, che ciò che conta è non l'esistenza di un film esuberante e fondamentale come quello di Brian De Palma rispetto al raccontare di nuovo Tony Montana, quanto sapere che Tony Montana è un archetipo. Quindi noi non ci porremmo questo problema dell'esistenza di un film importante come, che ne so, Il Re dei Re o L'Ultima Tentazione di Cristo se pensassimo di fare un film su Gesù Cristo. Sapremmo di dover fare un film su una figura archetipica dello scibile, no? Senza fare sensi di inferiorità e di complessi rispetto al lavoro di altri cineasti importanti che hanno fatto delle cose molto importanti. Penso che Tony Montana sia un sintomo straordinario del sogno americano. Penso che Tony Montana abbia di diritto preso dall'epoca di Howard Hawks, che ricordati che quel film, quando uscì con una scritta che diceva che i filmmaker di quel film non erano a favore dei criminali, eppure diventò una sensazione incredibile, un successo stravolgente, probabilmente più ampio del film di De Palma come successo. Quindi Tony Montana incide nell'immaginario dei pubblici del mondo da 100 anni ormai, da 90 anni, perché ha a che fare da un lato con l'attrazione che noi abbiamo per ciò che produce il male e dall'altro ha a che fare con l'attrazione che abbiamo noi per il desiderio di fare qualcosa di più grande di te stesso, il sogno che hai di riuscire. E questo per me non c'è De Palma che tenga, è molto più forte di Brian De Palma o di Howard Hawks o di me stesso. L'importante è che si facciano le cose per bene, ovvero che il copione sia magnifico, e lo è. B, che l'incarnazione nuova di Scarface, ovvero di Tony Montana, batta il tempo del presente e non cerchi di imitare nient'altro che il tempo del presente. E C, che sia un film sconvolgente. Siccome ti avevo parlato di Suspiria e poi ho mantenuto la promessa, Benissimo. io credo che ti sorprenderò anche su quello. Grazie Il film di De Palma era Vita migliore di 18 anni, quindi io voglio una bella R. Fantastico, grazie mille. Ciao. Grazie.